Lezione 1. Qual è il tuo nome? Ciao, qual è il tuo nome? Sono Anna. E tu? Sono John. Piacere di conoscerti, Anna. Anche per me è un piacere conoscerti, John. Da dove vieni, Anna? Vengo dalla Germania. Che ne dici di te? Vengo dagli Stati Uniti. Questo sì che è interessante. Quanti anni hai, John? Ho 28 anni. E tu, Anna? Ho 25 anni. Cosa fai per vivere, Anna? Sono un insegnante. E tu, John? Lavoro come ingegnere. Sembra affascinante. Grazie, Anna. Qual è il tuo colore preferito? Mi piace il blu. Tu che mi dici, John? Il mio colore preferito è il verde. Scelta interessante. Lezione 2. Da dove vieni? Ciao, da dove vieni? Vengo dalla Germania. Che ne dici di te? Vengo dagli Stati Uniti. Questo sì che è interessante. È stato in Germania? No, non l'ho fatto. Mi piacerebbe venire a trovarla un giorno. Dovresti. La Germania ha posti meravigliosi da vedere. Ho sentito che anche il cibo è fantastico. Qual è il tuo piatto tedesco preferito? La mia preferita è la cotoletta. È un piatto di carne impanata. Sembra delizioso. Esiste un dolce tedesco popolare? Sì, la torta della Foresta Nera è famosa in Germania. Ne ho sentito parlare. Mi assicurerò di provarlo quando verrò a trovarlo. Non rimarrete delusi. La Germania ha una ricca cultura e storia. Sono entusiasta di provarlo in prima persona. Qual è la cosa che preferisci della Germania? Adoro i festival, specialmente l'Oktoberfest. Ho sempre voluto partecipare all'Oktoberfest. Deve essere molto divertente. Sicuramente lo è. Dovresti venire e unirti ai festeggiamenti. Lo prenderò sicuramente in considerazione. Grazie per averlo condiviso, Anna. Benvenuto, John. Fammi sapere se hai altre domande sulla Germania. Lo farò. Grazie per la vostra ospitalità. Lezione 3. Quanti anni hai? Ciao, quanti anni hai? Ho 22 anni. E tu? Ho 29 anni. Ti senti più vecchio o più giovane della tua età? Mi sento più giovane. Che ne dici di te? Mi sento più o meno allo stesso modo. L'età è solo un numero, giusto? Questo è vero. Riguarda più il modo in cui ti senti dentro. Assolutamente. Allora, qual è secondo te l'età migliore? Penso che ogni epoca abbia la sua bellezza e le sue esperienze. Sono d'accordo. Ogni epoca dà vita a qualcosa di unico. Sicuramente. Fa tutto parte del viaggio. Lezione 4. Qual è il tuo colore preferito? Ciao, qual è il tuo colore preferito? Il mio colore preferito è il blu. Che mi dici di te? Mi piace il verde. Cosa ti piace del colore blu? Il blu mi ricorda l'oceano e dà un senso di calma. Il verde mi fa pensare alla natura e alla freschezza. Che ne dici di te?
Sembra rinfrescante. Mi piace come il verde rappresenti la crescita e la vitalità. Il blu e il verde sono entrambi colori rilassanti. Hai un colore meno preferito? Non sono un grande fan dell'arancione. Sembra troppo vivace per i miei gusti. Che mi dici di te? Non sono particolarmente affezionata al marrone. Mi sembra un po' noioso. Le preferenze cromatiche possono variare da persona a persona. È interessante, vero? Assolutamente. Ognuno ha le sue preferenze uniche. Si aggiunge alla bellezza della diversità. In effetti, i colori possono evocare emozioni diverse e avere significati diversi. Lezione 5. Cosa fai per vivere? Ciao, cosa fai per vivere? Lavoro in un'agenzia di marketing. Che ne dici di te? Sono un ingegnere. Cosa ti piace di più del tuo lavoro? Adoro la creatività e la risoluzione dei problemi legati al marketing. Sembra interessante. Quali sono le tue principali responsabilità? Gestisco campagne sui social media e analizzo le tendenze del mercato. Questo è un ruolo cruciale. Che ne dici di te? Cosa fa un ingegnere? Gli ingegneri progettano e costruiscono cose, come strutture o macchine. Trovo gratificante dare vita alle idee attraverso l'ingegneria. Lezione 6. Lavoro in un'agenzia di marketing. Ciao, è bello rivederti. Come va il lavoro? Sta andando bene. Lavoro in un'agenzia di marketing. Sembra eccitante. In che tipo di marketing sei specializzato? Ci concentriamo sul marketing digitale e sulle campagne sui social media. Questa è un'area importante nell'odierna era digitale. Qual è il tuo ruolo in agenzia? Sono un creatore di contenuti. Scrivo e progetto contenuti coinvolgenti per i clienti. Questo è grandioso. La creatività deve essere una parte importante del tuo lavoro. Sì, lo è. Mi piace proporre idee innovative per i nostri clienti. Posso immaginarlo. Il marketing consiste nel catturare l'attenzione e distinguersi. Esattamente. È un campo dinamico che richiede un adattamento costante. Cosa trovi più difficile nel lavorare in un'agenzia di marketing? Stare al passo con le tendenze e gli algoritmi in continua evoluzione può essere difficile. Posso capire come ciò richiederebbe un apprendimento continuo e un aggiornamento continuo. Sicuramente. È importante stare al passo con i tempi nel mondo digitale. Come misurate il successo nel vostro ruolo? Monitoriamo gli indicatori chiave di performance, KPI, come il coinvolgimento e le conversioni. È fondamentale disporre di risultati misurabili per valutare l'efficacia delle campagne. Assolutamente. Ci aiuta a ottimizzare le strategie e a fornire risultati migliori per i clienti. Sembra un campo frenetico e gratificante in cui trovarsi. Sì, può essere intenso, ma trovo gratificante vedere l'impatto del nostro lavoro. Meraviglioso. Sono contenta che ti piaccia il tuo lavoro presso l'agenzia di marketing. Lezione 7. Quali sono i tuoi obiettivi di carriera? Ciao, quali sono i tuoi obiettivi di carriera? Il mio obiettivo è diventare un responsabile marketing. Questo è grandioso. Come pensi di riuscirci? Il mio obiettivo è acquisire maggiore esperienza e assumere ruoli di leadership. Sviluppare le tue capacità e competenze sarà importante. Sì, l'apprendimento continuo e la crescita professionale sono fondamentali.
Hai delle aree specifiche in cui vuoi specializzarti? Voglio concentrarmi sul marketing digitale e sull'analisi dei dati. È una scelta intelligente. Queste competenze sono molto richieste. Grazie. Tu che mi dici, John? Quali sono i tuoi obiettivi di carriera? Aspiro a diventare un project manager nel mio campo. Questo è un ruolo importante. Come pensi di raggiungere quella posizione? Sto lavorando per migliorare le mie capacità di leadership e comunicazione. È essenziale per gestire team e progetti in modo efficace. Sì, credo che forti capacità relazionali siano fondamentali in qualsiasi ruolo di leadership. Assolutamente. Buona fortuna per il raggiungimento dei tuoi obiettivi di carriera, John. Grazie, Anna. Lo stesso vale per te. Supportiamoci a vicenda lungo la strada. Lezione 8. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Ciao, cosa ti piace fare nel tempo libero? Mi piace leggere libri e fare passeggiate. Che ne dici di te? Adoro giocare a basket e ascoltare musica. Sembra divertente. Giochi a basket con gli amici? Sì, gioco spesso con un gruppo di amici al campo locale. Deve essere un ottimo modo per rimanere attivi e socializzare. Assolutamente. È un modo divertente e competitivo per rilassarsi. E che tipo di libri ti piace leggere? Sono un fan dei romanzi fantasy e della fantascienza. Questi generi offrono molta immaginazione ed evasione. Sì, mi portano in mondi diversi e stimolano la mia creatività. Meraviglioso. Leggere è un modo fantastico per rilassarsi e imparare. Sicuramente lo è. Cosa trovi più piacevole del camminare? Adoro stare all'aria aperta ed esplorare nuovi posti a piedi. Camminare permette di apprezzare la bellezza della natura, giusto? Sì, è un'esperienza tranquilla e rinfrescante per me. Questo è grandioso. Abbiamo tutti bisogno di momenti di tranquillità nella nostra vita. Assolutamente. Aiuta a liberare la mente e a ritrovare l'equilibrio. Non potrei essere più d'accordo. È importante dare priorità alla cura di sé. In effetti, trovare attività che amiamo è la chiave per una vita appagante. Ben detto, Anna. Continuiamo a trovare il tempo per i nostri hobby. Sicuramente, John. La vita è migliore quando facciamo ciò che ci dà gioia. Lezione 9. Ti piace lo sport? Ciao, ti piace lo sport? Non proprio, mi piacciono di più l'arte e la musica. Che ne dici di te? Sì, amo lo sport. Giocare e guardarli. Quali sport ti piace praticare? Mi piace di più giocare a basket e a calcio. Questo è grandioso. Li giochi con gli amici o in squadra? Gioco a basket con gli amici e a calcio in una squadra locale. Lo sport può essere un ottimo modo per mantenersi in forma e divertirsi. Sicuramente. È anche un buon modo per creare legami con gli altri. Posso vedere come gli sport di squadra possono creare legami forti. Sì, il lavoro di squadra e il cameratismo sono importanti nello sport. Quali sport ti piace guardare? Mi piace guardare il basket, il calcio e il football americano. Guardare lo sport può essere emozionante, soprattutto durante i campionati. Sì, l'atmosfera e l'attesa sono incredibili.
Posso apprezzare la passione e l'abilità degli atleti. Lo sport può insegnare anche preziose lezioni di vita, come la disciplina e la perseveranza. Questo è vero. Lo sport ha un modo per unire le persone. Assolutamente. Hanno un linguaggio universale tutto loro. Anche se non mi piace lo sport, posso capire il loro fascino. Va benissimo. Abbiamo tutti interessi e passioni diversi. In effetti. È ciò che ci rende unici e diversi. Esattamente. Allora, qual è la tua forma d'arte o musica preferita? Mi piace dipingere e ascoltare musica classica. Sembra meraviglioso. L'arte e la musica hanno la loro bellezza ed espressione. Sicuramente lo fanno. È una gioia immergermi in loro. È fantastico poter apprezzare cose diverse e imparare gli uni dagli altri. Assolutamente. Le nostre differenze rendono le nostre conversazioni interessanti e arricchenti. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Continuiamo a condividere e imparare insieme. Lezione 10. Qual è il tuo hobby preferito? Ciao, qual è il tuo hobby preferito? Il mio hobby preferito è la pittura. Che ne dici di te? Mi piace suonare la chitarra. Cosa ti piace della pittura? Amo esprimermi attraverso i colori e creare qualcosa di unico. Questo è bellissimo. La pittura ti permette di dare libero sfogo alla tua creatività. Sì, è una forma di rilassamento e di espressione personale per me. Meraviglioso. Hai un soggetto o uno stile preferito? Mi piace dipingere paesaggi e usare colori vivaci. Sembra adorabile. La natura può essere una grande ispirazione. Sicuramente. Mi dà un senso di pace e ispirazione. E cosa ti piace del suonare la chitarra? Adoro la melodia e il ritmo che crea. È rilassante per me. La musica ha un modo per toccare l'anima. Hai un genere preferito? Mi piace di più suonare musica acustica e classica. Questo è grandioso. La chitarra è versatile e può adattarsi a vari generi. Sì, è uno strumento versatile che consente l'interpretazione individuale. Assolutamente. È incredibile come gli hobby possano darci gioia e soddisfazione. Sono d'accordo. Forniscono una via di fuga e un senso di realizzazione. È importante dedicare del tempo alle attività che ci rendono felici. Sì, gli hobby ci aiutano a ricaricarci e a trovare l'equilibrio nella nostra vita. Inoltre ci permettono di esplorare le nostre passioni e scoprire nuovi talenti. Questo è vero. Gli hobby possono portare alla crescita personale e alla scoperta di sé. Continuiamo a coltivare i nostri hobby e ad abbracciare le nostre passioni. Sicuramente, John. La vita è più piacevole quando perseguiamo ciò che amiamo. Lezione 11. A che ora ti svegli di solito? Ciao, a che ora ti svegli di solito? Di solito mi sveglio alle 7 del mattino. E tu? Mi sveglio alle 6 del mattino per iniziare la giornata. Hai una routine mattutina? Sì, mi piace prendere una tazza di caffè e fare stretching. Sembra un ottimo modo per iniziare la giornata. Qualche motivo specifico per svegliarsi alle 7 del mattino? Trovo che mi dia abbastanza tempo per prepararmi per la giornata a venire. Questa è una buona osservazione. Avere una routine può aiutare con la produttività.
Esattamente. Dà un tono positivo per il resto della giornata. Sono d'accordo. Trovi facile svegliarsi a quell'ora? Sì, col tempo ho sviluppato l'abitudine di svegliarmi presto. Questo è impressionante. La coerenza è fondamentale quando si tratta di orari del sonno. Sicuramente. Aiuta a mantenere un ciclo sonno-veglia sano. Che ne dite dei fine settimana? Dormi fino a tardi o segui lo stesso orario? Cerco di mantenere un orario di risveglio simile anche nei fine settimana. Questo è un buon approccio per mantenere la coerenza. Mi aiuta a mantenere il ritmo e a sfruttare al meglio le mie giornate. Posso capirlo. Stabilire una routine può essere utile. Sì, fornisce struttura e mi aiuta a rimanere organizzato. Beh, sembra che tu abbia trovato una routine adatta a te. Sì, funziona bene per il mio stile di vita e la mia produttività. È bello sentirlo. Una routine mattutina dà il tono alla giornata. Assolutamente. Mi aiuta a sentirmi più preparata e concentrata. Grazie per averlo condiviso, Anna. Anch'io potrei provare a svegliarmi alle 7 del mattino. Benvenuto, John. Trovare una routine adatta a te può fare la differenza. Lezione 12. Come iniziare la giornata. Ciao, come inizi la giornata? Inizio la giornata con una colazione salutare. Che ne dici di te? Mi piace iniziare la giornata con un po' di esercizio fisico leggero. È un ottimo modo per ricaricarsi al mattino. Sì, mi aiuta a sentirmi sveglia e pronta per la giornata. Segui una routine di allenamento specifica? Di solito vado a fare jogging o faccio stretching a casa. Sembra un buon modo per far muovere il corpo. È importante rimanere attivi e prendersi cura della propria salute. Sono d'accordo. L'esercizio fisico ha molti benefici per il nostro benessere. Dopo l'allenamento, mi piace fare una doccia e vestirmi. È un bel modo per rinfrescarsi e prepararsi per la giornata. Mi aiuta a sentirmi più sveglio e pronto ad affrontare i compiti. Mi piace fare una lista di cose da fare per dare priorità alle mie attività. È un ottimo modo per rimanere organizzati e concentrati. Sì, mi aiuta a rimanere in pista e ad essere produttivo. Hai dei rituali o abitudini mattutine specifici? Mi piace sorseggiare una tazza di tè mentre leggo un libro. Sembra un modo tranquillo e piacevole per iniziare la giornata. Mi aiuta a rilassarmi e a dare un tono positivo alla mattina. Meraviglioso. È importante trovare momenti di tranquillità. Assolutamente. Aiuta a bilanciare la frenesia della giornata. Beh, sembra che tu abbia un'ottima routine mattutina, Anna. Grazie, John. Per me funziona bene. Che ne dici di te? Penso che incorporare l'esercizio fisico e organizzarmi sia fondamentale per me. Ottimo, John. Ogni persona ha il suo modo di iniziare la giornata. In effetti. Si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per noi individualmente. Esattamente. Continuiamo a dare priorità al nostro benessere e alla nostra produttività. Assolutamente, Anna. Ad ogni modo, iniziamo ogni giornata con una nota positiva. Lezione 13. Com'è la tua routine mattutina? Ciao, com'è la tua routine mattutina?
Mi sveglio, mi lavo i denti e mi lavo la faccia. È un buon modo per iniziare la giornata. Cosa c'è dopo? Faccio una colazione veloce e preparo una tazza di caffè. La colazione e il caffè sono essenziali per l'energia. Cosa fai dopo? Mi vesto e faccio qualche minuto di meditazione. La meditazione può aiutare con la concentrazione e il rilassamento. Qualche altra attività? Controllo le mie email e faccio una lista di cose da fare per la giornata. Rimanere organizzati è importante. Che ne dite di fare esercizio? Faccio stretching leggero o yoga a casa. Lo stretching è un ottimo modo per risvegliare il corpo. Nient'altro? Prima di partire, raccolgo le mie cose e me ne vado. Sembra una routine mattutina semplice ed efficiente. Sì, mi aiuta a sentirmi preparata e pronta per la giornata. È importante stabilire una routine adatta a te. Assolutamente. Assicuro un tono positivo per il resto della giornata. Grazie per averlo condiviso, Anna. Potrei incorporare un po' della tua routine. Benvenuto, John. Trovare una routine adatta a te è utile. Lezione 14. Cosa fai prima di andare a letto? Ciao, cosa fai prima di andare a letto? Mi piace rilassarmi leggendo un libro. Leggere può essere un ottimo modo per rilassarsi. Qualche genere specifico che ti piace? Mi piacciono di più i romanzi di narrativa e gialli. Sembra intrigante. La lettura può trasportarti in mondi diversi. Sì, mi aiuta a disconnettermi dallo stress della giornata. Hai un orario specifico in cui preferisci andare a letto? Cerco di andare a letto verso le 22. E tu? Ho intenzione di dormire entro le 23 per riposare bene la notte. È un buon obiettivo. Un sonno adeguato è importante per il benessere generale. Assolutamente. Ci aiuta a ricaricarci e ad essere più produttivi. Prima di andare a letto, mi piace anche abbassare le luci e creare un'atmosfera tranquilla. Questa è una buona pratica. Creare un ambiente rilassante può favorire il sonno. Sì, aiuta a segnalare al mio corpo che è ora di rilassarsi e distendersi. Hai altri rituali o abitudini prima di andare a dormire? Faccio qualche minuto di stretching o yoga dolce. Lo stretching può aiutare ad allentare la tensione e preparare il corpo al riposo. Esattamente. Mi aiuta a rilassare i muscoli e a calmare la mente. Questo è grandioso. È importante trovare rituali adatti a te. In effetti, possono aiutare a segnalare al nostro corpo che è ora di dormire. Beh, sembra che tu abbia una routine rilassante prima di andare a letto, Anna. Grazie, John. Mi aiuta ad avere una notte di sonno riposante. Che ne dici di te? Mi piace disconnettermi dagli schermi e ascoltare musica rilassante. Sembra un modo tranquillo per prepararsi al sonno. Mi aiuta a rilassarmi e distendermi dalle attività della giornata. Meraviglioso, John. Continuiamo a dare priorità al nostro sonno per un domani migliore. Assolutamente, Anna. Aspettiamo notti tranquille e mattine rinfrescanti. Lezione 15. Qual è il tuo tipo di cucina preferito? Ciao, qual è il tuo tipo di cucina preferito? Adoro la cucina italiana. Che ne dici di te? Mi piace il cibo messicano.
Cosa ti piace della cucina italiana? Adoro i sapori ricchi e la varietà dei piatti di pasta. La cucina messicana ha sapori e spezie audaci. Qual è il tuo piatto italiano preferito? Non posso mai resistere a un classico spaghetto alla bolognese. È una scelta deliziosa. Mi piacciono i tacos della cucina messicana. C'è qualche motivo particolare per cui ti piace il cibo italiano? Apprezzo la semplicità e l'uso di ingredienti freschi. La cucina messicana enfatizza anche ingredienti freschi e colori vivaci. Cucini piatti italiani a casa? Sì, mi piace preparare pizze e piatti di pasta fatti in casa. Sembra delizioso. Mi piace preparare guacamole ed enchiladas fatti in casa. Qual è il tuo piatto messicano preferito? Adoro un buon piatto di fajitas di pollo con tutti i condimenti. È una scelta gustosa. La cucina messicana offre una vasta gamma di opzioni. Hai provato altre cucine? Mi è piaciuta anche la cucina giapponese, in particolare il sushi. Il sushi è una scelta popolare. È fantastico esplorare sapori diversi. C'è qualche cucina che vorresti provare? Un giorno mi piacerebbe provare l'autentica cucina indiana. La cucina indiana offre una varietà di spezie e sapori aromatici. Qual è il tuo dolce italiano preferito? Il tiramisù è sicuramente il mio dolce italiano preferito. È una scelta classica. Nella cucina messicana, i cerros sono una delizia popolare. Hai un ristorante preferito per la cucina italiana? C'è un'accogliente trattoria italiana in centro che adoro visitare. Sembra meraviglioso. Mi piace andare in una taqueria messicana locale. Provare nuove cucine è sempre emozionante, vero? Assolutamente. È un modo delizioso per conoscere culture diverse. In effetti. Il cibo ha un modo per unire le persone. Continuiamo a esplorare nuovi sapori. Sono completamente d'accordo, John. Siamo bravi ad assaporare le cucine di tutto il mondo. Lezione 16. Hai una stagione preferita? Ciao, hai una stagione preferita? Sì, adoro la stagione primaverile. Che ne dici di te? Mi piace di più la stagione autunnale. Cosa ti piace della primavera? Adoro vedere i fiori sbocciare e sentire il calore tornare. L'autunno ha un bel fogliame e temperature più fresche. Qualche attività specifica che ti piace in primavera? Mi piace fare passeggiate e picnic nel parco durante la primavera. Sembra delizioso. In autunno mi piace fare escursioni e raccogliere mele. Qual è la cosa che preferisci della primavera? Mi piace il senso di rinnovamento e i nuovi inizi che ne derivano. L'autunno porta un'atmosfera accogliente e la gioia del raccolto. C'è qualche motivo particolare per cui la primavera è la tua preferita? È un periodo in cui la natura prende vita e tutto sembra vibrante. L'autunno ha una bellezza speciale quando la natura cambia e le foglie cambiano colore. Hai qualche tradizione primaverile preferita? Adoro festeggiare la Pasqua con la mia famiglia e tingere le uova. Sembra una tradizione divertente. In autunno mi piace intagliare la zucca per Halloween. C'è qualcosa che non ti piace della primavera? Non sono una fan delle allergie che a volte accompagnano la primavera. In autunno, alcune persone potrebbero non divertirsi a rastrellare le foglie. Qual è il tuo fiore primaverile preferito?
Adoro i tulipani. Portano così tanto colore e gioia. In autunno, i girasoli sono i miei preferiti. Hai un'attività primaverile preferita? Mi piace fare giardinaggio e piantare fiori durante quella stagione. Il giardinaggio è un ottimo modo per entrare in contatto con la natura. In autunno mi piace visitare le piantagioni di zucche. Qualche altro pensiero sulla primavera? È una stagione di speranza e nuovi inizi, che trovo stimolante. L'autunno ha una sensazione nostalgica e accogliente che trovo confortante. Continuiamo ad apprezzare la bellezza di ogni stagione. Sono d'accordo, John. Ogni stagione ha il suo fascino. Goditi i cicli della natura. Lezione 17. Qual è la tua festa preferita? Ciao, qual è la tua festa preferita? Il Natale è la mia festa preferita. Che ne dici di te? Amo di più Halloween. Cosa ti piace del Natale? Mi piacciono le decorazioni festive e lo spirito del dono. Halloween ha costumi e dolcetti. Qualche tradizione natalizia specifica che ti piace? Adoro decorare l'albero di Natale e preparare i biscotti natalizi. Halloween ha intagli di zucca e maratone cinematografiche spaventose. Qual è la cosa che preferisci del Natale? Adoro passare il tempo con la famiglia e scambiarmi regali. Halloween ha un'atmosfera divertente e giocosa. C'è qualche motivo particolare per cui il Natale è il tuo preferito? È un periodo di calore, amore e tradizioni care. Halloween permette la creatività e permette di abbracciare la propria immaginazione. Hai qualche film natalizio preferito? Mi piace guardare Home Alone e It's a Wonderful Life. I film di Halloween come Hocus Pocus e Nightmare Before Christmas sono dei classici. C'è qualcosa che non ti piace del Natale? Non sono un fan del freddo che spesso ne deriva. Ad Halloween, alcune persone potrebbero non apprezzare i film di paura o le case infestate. Hai una canzone natalizia preferita? Jingle Bells è un classico che mi trasmette sempre lo spirito natalizio. Halloween ha melodie orecchiabili come Monster Mash e Thriller. Hai un regalo natalizio preferito? Adoro concedermi bastoncini di zucchero e cioccolata calda durante il periodo natalizio. Le prelibatezze di Halloween come caramelle di mais e barrette di cioccolato sono sempre una delizia. Qualche altro pensiero sul Natale? È il momento di amare i propri cari e creare ricordi duraturi. Halloween offre divertimento ed eccitazione, abbracciando il nostro lato giocoso. Continuiamo a goderci le nostre feste preferite. Sono d'accordo, John. Ogni festa ha la sua magia. Eccoci a festeggiare la gioia della stagione. Lezione 18. Ti piace andare alle feste? Ciao, ti piace andare alle feste? Sì, adoro andare alle feste. Che ne dici di te? Le feste non fanno proprio per me. Cosa ti piace delle feste? Mi piace socializzare e conoscere nuove persone. Preferisco le riunioni più piccole. Qualche tipo specifico di feste che ti piacciono? Mi piacciono di più le feste di compleanno e le festività natalizie. Trovo piacevoli le riunioni più intime come le cene. Qual è la cosa che preferisci delle feste? Mi piace l'atmosfera vivace e la possibilità di divertirsi. Preferisco impostazioni più silenziose per le conversazioni. Qualche esperienza di festa memorabile?
Una volta sono andato a una festa in costume e mi sono divertito molto a travestirmi. Sembra un'esperienza divertente. Preferisco le riunioni informali. C'è qualcosa che non ti piace delle feste? A volte può diventare troppo affollato o rumoroso per i miei gusti. Posso identificarmi con questo. I livelli di rumore possono essere schiaccianti per me. Hai un gioco da festa preferito? Mi piace giocare a charade e giochi a quiz alle feste. Trovo più divertenti i giochi da tavolo o di carte. Qualche altra idea sulle feste? Sono un ottimo modo per festeggiare e creare ricordi duraturi. Preferisco ambienti più silenziosi per conversazioni significative. Continuiamo a goderci le nostre impostazioni sociali preferite. Sono d'accordo, John. È importante scoprire cosa ci dà gioia. Siamo bravi a festeggiare nei nostri modi unici. Lezione 19. Qual è la tua idea di un weekend divertente? Ciao, qual è la tua idea di weekend divertente? Adoro passare il tempo all'aria aperta e fare escursioni. Che ne dici di te? Mi piace rilassarmi a casa e guardare film. Cosa ti piace dell'escursionismo? Mi piace stare nella natura e il senso di avventura che porta. Guardare film mi aiuta a rilassarmi e a godermi storie avvincenti. Qualche destinazione escursionistica specifica che ti piace? Adoro esplorare i parchi nazionali e i sentieri panoramici nelle vicinanze. Preferisco serate intime al cinema con una ciotola di popcorn. Qual è la cosa che preferisci dell'escursionismo? Adoro l'aria fresca e le splendide viste lungo la strada. I film mi permettono di sfuggire alla realtà e di immergermi in mondi diversi. Qualche esperienza escursionistica memorabile? Una volta ho fatto un'escursione in cima a una montagna e ho assistito a un'alba mozzafiato. Sembra un'esperienza incredibile. Mi piace scoprire le gemme nascoste nei film. C'è qualcosa che non ti piace dell'escursionismo? A volte il tempo può essere imprevedibile e influire sull'esperienza escursionistica. Posso capirlo. Le serate di cinema possono essere interrotte da problemi tecnici. Hai un genere cinematografico preferito? Mi piacciono di più i film d'avventura e drammatici. Sono un fan dei film di fantascienza e commedia. Qualche altra idea sui fine settimana? I fine settimana sono un'occasione per ricaricarci e fare le cose che amiamo. Sono d'accordo. È importante trovare attività che ci portino gioia e relax. Continuiamo a goderci i nostri fine settimana ideali. Assolutamente, John. Un weekend all'insegna dell'avventura e del tempo libero. Lezione 20. Hai un migliore amico? Ciao, hai una migliore amica? Sì, ho una migliore amica. Che ne dici di te? Ho alcuni amici intimi, ma nessun migliore amico. Cosa ti piace dell'avere un migliore amico? Mi piace avere qualcuno di cui fidarmi e con cui condividere tutto. È bello avere una cerchia ristretta di amici a cui dare supporto. Qualche qualità specifica che apprezzi nel tuo migliore amico? Apprezzo la loro lealtà, comprensione e senso dell'umorismo. Queste sono qualità importanti in ogni amicizia. C'è un ricordo speciale che hai con il tuo migliore amico? Una volta abbiamo fatto un viaggio insieme, ci siamo divertiti molto a esplorare posti nuovi. Sembra un'esperienza memorabile. Adoro i momenti trascorsi con i miei amici più cari. Qualche motivo particolare per cui questa persona è la tua migliore amica?
Abbiamo vissuto alti e bassi insieme e siamo sempre stati lì l'uno per l'altro. È un legame forte da avere. Apprezzo la fiducia e il sostegno dei miei amici. Hai qualche consiglio su come trovare un migliore amico? Penso che sia importante essere aperti, sinceri e pazienti nel costruire amicizie. Sono d'accordo. Ci vuole tempo e impegno per sviluppare connessioni profonde. Qualche altro pensiero sui migliori amici? I migliori amici sono come la famiglia e rendono la vita più significativa. Avere amici intimi aggiunge gioia e sostegno alla nostra vita. Continuiamo ad amare le amicizie che abbiamo. Assolutamente, John. Auguro amicizie durature e avventure condivise. Lezione 21. Hai viaggiato a livello internazionale? Hai viaggiato a livello internazionale? Sì, l'ho fatto. Che ne dici di te? No, non ho ancora viaggiato a livello internazionale. Dove sei stato? Sono stato in Francia, Italia e Giappone. C'è qualche motivo particolare per cui non hai viaggiato a livello internazionale? Non ho avuto l'opportunità o il tempo di pianificare un viaggio. Qualche posto preferito che hai visitato? Mi è piaciuto molto esplorare i siti storici di Roma, in Italia. Che ne dici di te? Spero di visitare il Giappone un giorno. Qualche esperienza memorabile durante i tuoi viaggi internazionali? Mi sono divertito moltissimo a provare la cucina tradizionale francese a Parigi. Sembra incredibile. Non vedo l'ora di conoscere culture diverse. Ci sono destinazioni di viaggio nella tua lista dei desideri? Mi piacerebbe visitare la Grecia ed esplorare le bellissime isole. Che ne dici di te? Mi piacerebbe visitare l'Australia e vedere la grande barriera corallina. Qualche consiglio di viaggio per chi pianifica un viaggio internazionale? Fai ricerche sulle usanze locali e impara alcune frasi di base nella lingua locale. Questo è un ottimo consiglio. Qualche altra opinione sui viaggi internazionali? Amplia la tua prospettiva e ti permette di apprezzare culture diverse. Sono d'accordo. Continuiamo a esplorare il mondo e a creare ricordi attraverso i viaggi. Assolutamente, John. Apriamo avventure emozionanti alla scoperta di posti nuovi. Lezione 22. Preferisci le vacanze al mare o le gite in città? Ho sempre voluto visitare Parigi. Preferisci le vacanze al mare o le gite in città? Mi piacciono entrambi, ma preferisco le gite in città. Che ne dici di te? Sono più una persona che ama le vacanze al mare. Cosa ti piace delle gite in città? Adoro esplorare i musei, provare cucine diverse e vivere la vivace vita cittadina. Mi piace rilassarmi sulla spiaggia, nuotare e prendere il sole. Qualche città in particolare che ti piacerebbe visitare? Ho sempre voluto esplorare Tokyo, in Giappone. Che ne dici di te? Sogno di visitare Bora Bora e le sue meravigliose spiagge. Hai fatto delle gite memorabili in città? Mi sono divertito moltissimo ad esplorare Barcellona e la sua architettura unica. Sembra incredibile. Qualche destinazione balneare preferita in cui sei stato? Ho adorato le spiagge di sabbia bianca delle Maldive. Qualche sfida devi affrontare durante i viaggi in città? Navigare in città sconosciute e affrontare luoghi turistici affollati può essere difficile. Qualche sfida devi affrontare durante le vacanze al mare? A volte trovare un posto appartato su spiagge famose può essere difficile. Qualche consiglio per chi pianifica un viaggio in città?
Cerca e pianifica il tuo itinerario in anticipo per sfruttare al meglio il tuo tempo. Qualche consiglio per chi pianifica una vacanza al mare? Metti in valigia crema solare, costumi da bagno e non dimenticare un telo da mare. Qualche altra idea sulle vacanze al mare o sulle gite in città? Entrambi offrono esperienze uniche ed è fantastico avere un equilibrio tra relax ed esplorazione. Sono d'accordo. Continuiamo a goderci il meglio delle vacanze al mare e delle gite in città. Ecco avventure indimenticabili. Lezione 23. Come pianificate i vostri itinerari di viaggio? Come pianifichi i tuoi itinerari di viaggio? Faccio ricerche online e chiedo consigli. Che ne dici di te? Di solito mi affido a siti web e guide turistiche. Cosa ti piace delle ricerche online? Mi dà accesso a una grande quantità di informazioni e recensioni di altri viaggiatori. Le guide forniscono informazioni dettagliate sulle attrazioni più famose. Siti web specifici che ritieni utili? Uso spesso siti di prenotazione viaggi e leggo blog di viaggi per consigli. Trovo che i forum di viaggio siano utili per ottenere consigli utili. Qualche consiglio particolare che apprezzi? Preferisco i consigli di amici o gente del posto che hanno esperienza diretta. Che ne dici di te? Mi fido dei consigli degli altri viaggiatori che incontro lungo il percorso. Quali sono le difficoltà che incontrate durante la pianificazione degli itinerari? Può essere travolgente con così tante opzioni e un tempo limitato. Devi affrontare delle sfide? A volte è difficile trovare attrazioni fuori dai sentieri battuti. Qualche consiglio per chi pianifica un itinerario di viaggio? Dai la priorità ai luoghi imperdibili e sii flessibile per accogliere scoperte inaspettate. È un buon consiglio. Qualche altra idea sulla pianificazione degli itinerari di viaggio? È entusiasmante fare ricerche e pianificare, ma lascia spazio alla spontaneità e all'esplorazione. Sono d'accordo. Continuiamo a pianificare le nostre avventure e a creare esperienze di viaggio memorabili. Assolutamente, John. Ecco itinerari ben pianificati e viaggi indimenticabili. Lezione 24. Segui una routine di allenamento specifica? Segui una routine di allenamento specifica? Sì, faccio un mix di allenamento cardio e di forza. Che ne dici di te? Preferisco concentrarmi sugli esercizi cardio. Cosa ti piace della tua routine di allenamento? Mi aiuta a migliorare la mia resistenza e ad aumentare la forza. Che ne dici di te? Gli allenamenti cardio mi fanno sentire pieno di energia e promuovono la salute del cuore. Esercizi specifici che ti piacciono? Mi piace correre, andare in bicicletta e allenarmi HIIT. Che ne dici di te? Adoro fare lunghe corse e praticare sport come il basket. Qualche sfida devi affrontare con la tua routine di allenamento? Trovare il tempo per allenarsi può essere una sfida con un programma fitto di appuntamenti. Che ne dici di te? A volte rimanere motivati ad allenarsi regolarmente può essere difficile. Qualche consiglio per chi desidera iniziare una routine di allenamento? Inizia con le attività che ti piacciono e stabilisci obiettivi realistici. La coerenza è fondamentale. Che ne dici di te? Trovo utile impostare orari di allenamento specifici e trovare un compagno di allenamento che si assuma la responsabilità. Qualche altra opinione su fitness ed esercizio fisico? È importante ascoltare il proprio corpo e dare priorità al benessere generale. Continuiamo a rimanere attivi e a prenderci cura di noi stessi.
Sono d'accordo. Alla ricerca di uno stile di vita sano e attivo. Lezione 25. Sei un fan delle attività all'aperto? Sei un appassionato di attività all'aperto? Sì, amo fare escursioni a piedi e in bicicletta. Che ne dici di te? Mi piacciono anche le attività all'aperto. Cosa ti piace dell'escursionismo? Amo essere circondata dalla natura e dal senso di avventura che trasmette. La bicicletta è la mia attività all'aperto preferita. Cosa ti piace al riguardo? La bicicletta mi permette di esplorare nuovi posti e allo stesso tempo di rimanere attivo. Quali sono i sentieri escursionistici che ti sono piaciuti di più? Ho avuto un'esperienza incredibile facendo escursioni nel Grand Canyon. Che ne dici di te? Adoravo fare escursioni nelle Alpi svizzere. Hai provato qualche percorso ciclistico memorabile? Mi è piaciuto andare in bicicletta lungo la costa della California. Qualche sfida devi affrontare con le attività all'aperto? Le condizioni meteorologiche a volte possono influire sui piani esterni. Che ne dici di te? Trovare piste ciclabili adatte a volte può essere una sfida. Qualche consiglio per chi è interessato all'escursionismo o alla bicicletta? Inizia con percorsi adatti ai principianti e assicurati di mettere in valigia gli elementi essenziali come acqua e crema solare. È un buon consiglio. Qualche altro pensiero sulle attività all'aperto? Offrono un ottimo modo per rimanere attivi, entrare in contatto con la natura e rilassarsi. Sono d'accordo. Continuiamo a goderci i grandi spazi aperti ed esploriamo nuove avventure. Assolutamente, John. Ecco emozionanti escursioni, emozionanti gite in bicicletta e indimenticabili esperienze all'aperto.